La nostra missione è quella di soddisfare i clienti. Noi lavoriamo su una nicchia di mercato un po' particolare. Sostanzialmente noi riusciamo a progettare, produrre, commercializzare e dare servizio after sales, ricambi compresi, nell'unico stabilimento produttivo di Campo d'Arsego, a quei clienti che hanno delle situazioni in agricoltura un po' particolari. I tipici sono i vigneti, i frutteti, quindi riusciamo ad andare in luoghi nei quali l'agricoltura è estensiva, quindi i big player del settore agriculture non riescono ad andare, sia in termini di peculiarità di prodotti, ma prevalentemente perché noi siamo una sartoria industriale. Noi siamo posizionati come premium brand nel mercato e lì vogliamo rimanere. Vogliamo distinguerci dalla concorrenza per fattori sia di performance di prodotto, sia per fattori qualitativi. Noi siamo la soluzione migliore in quel contesto specifico. Nel 2022 ci siamo resi conto sostanzialmente dei limiti che aveva l'organizzazione interna. È un po' quello che succede quando un contesto esogeno porta all'interno dell'organizzazione una tensione. L'abbiamo vissuto col Covid, in cui abbiamo imparato a gestire gli stabilimenti sabato e domenica. Avessimo avuto l'orchestretto a suo tempo, telefonate che avremmo risparmiato probabilmente. L'anno dopo abbiamo avuto il problema della supply chain e più recente il problema del mercato del lavoro. C'è bisogno di mettere fattor comune, c'è bisogno di qualcuno esterno che abbia quegli elementi che ti permettano all'interno di poter governare in maniera migliore ciò che potrebbe succedere e non sai quando succederà. Sedapta è stato la scelta voluta dopo che siamo andati a Genova. Andate e vedete fisicamente in un laboratorio, quindi una simulazione di un processo industriale, ciò che potrebbe essere funzionale a voi. Sicuramente il nostro processo è diverso dai vostri. La prima regola è quella di dirci, seppur siamo diversi, abbiamo sofferto tutti uguali. Abbiamo più di 70 modelli nel range che vanno dai 20 ai 100 cavalli. Ognuno di essi ha circa 300 configurazioni possibili per il cliente. Da questo immaginate la dimensione di complessità per così poche unità all'anno. Qua nasceva una delle sfide che abbiamo lanciato verso Sedapta, di creare l'algoritmo in base alle nostre esigenze. Questo è un esempio dei vincoli, dipende dal modello, dipende se ha la cabina, se non ha la cabina, dipende da una serie di variabili che utilizzano l'algoritmo creato da Sedapta per dopo dirci il giorno X qual è la lista dei trattori da mettere in linea. Questo lo faceva prima una persona in base alle sue conoscenze, una persona che non c'era da poco tempo in azienda. Quindi eravamo anche vincolati alla conoscenza di quella persona. Siccome siamo tutti persone possiamo anche sbagliare. Siamo autonomi nell'andare a modificare i vincoli all'interno del programma, crearne anche di nuovi e il risultato ce lo dà il sistema. Rispettando la cadenza, rispettando il piano produttivo, cioè quello che ha chiesto il commerciale, ci rende proprio con un click, con l'elaborazione del dato, alla schedulazione che deve per una settimana congelata scendere in linea. È uno strumento adatto anche a persone come me che non sono in tanti anni in azienda. Sarebbero serviti anni per capire nello specifico tutto il processo. Siamo partiti che volevamo l'MPS. Quella era la richiesta iniziale. Dopo purtroppo siamo andati a Genova e abbiamo visto anche il VSE e l'SOP. Ci ha fatto voglia, soprattutto anche per il discorso dei dibattiti. VSE è stato il modulo che più ci ha stregato in maniera positiva. Permette di interconnettere azienda con la catena di fornitura esterna e ci permette di vedere in real time quelle che sono le deviazioni del piano. Quindi quotidianamente i fornitori connettendosi alla suite possono dare indicazione di avanzamenti che non sono in linea con il piano oppure confermare appunto il piano stesso. Il tutto appunto viene visto in real time, quindi la nostra supply chain connessa al modulo ogni giorno aprendo la suite ha a disposizione un board dove vede delle situazioni di notifica positiva o negativa e può aprire dei dibattiti interni ed esterni con il fornitore, quindi avere una comunicazione direttamente sul problema, direttamente su quello che è la deviazione al piano. Do visibilità in anticipo del mio trend di mercato al fornitore, quindi non sarà una sorpresa se il mercato ha una contrazione, perché lo vede già, perché è connesso alla mia stessa piattaforma, per dire, al monitor anche del mio andamento e può seguirmi meglio. Mi dà la possibilità come planner di valutare scenari differenti senza muovere niente nel nostro ERP gestionale.
oltre che facilitarci sulle priorità di consegne e solleciti verso i fornitori. Questa, che abbiamo chiamato polivalenza cognitiva, ha fatto sì che il dialogo tra le funzioni accrescesse anche solo con la condivisione e mettesse le basi per migliorare il livello generale culturale sul prodotto. Mettere tutto in uno stesso sistema significa anche dichiarare quali sono le criticità e gli obiettivi che ogni funzione aziendale ha al suo interno e quindi trovare il miglior modo di dialogare. Tutto questo fatto preventivamente ci porterà poi ad avere un miglior esito del nostro piano e una più sicura fattibilità eventuale del piano.